È un segnale sicuramente, perché è chiaro che era il nostro tallone d'Achille il fatto di non essere mai riusciti a vincere contro una squadra che ci stava davanti, e questo ci deve dare sicuramente, il fatto di aver battuto meritatamente l'avversario forte come la Roma ci deve dare fiducia e positività per il proseguo del campionato e per cercare di raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di tornare, di riportare il Milan in Europa. I numeri con Ibra in campo sono stati sempre molto positivi. Non dimentichiamoci che fino alla sospensione del campionato del 2020 avevamo perso solo 2 partite, una giocando probabilmente il miglior calcio nel primo tempo del derby che abbiamo mai giocato, e l'altra perché credo che abbiamo pagato una settimana veramente strana, non si gioca, le prime porte chiuse col Genoa. Con Ibra ci ha alzato tutti i nostri numeri a livello di prestazioni, ma il fatto che la squadra stia facendo bene anche senza di lui è sicuramente un segnale di crescita da parte degli altri, ma il rientro di Ibra ci darà sicuramente altre soluzioni e altre possibilità di continuare a far bene. Ma io ho sempre creduto che vadano di pari passo, anzi che sia più importante la testa delle gambe. Poi sicuramente è un premio ai miei ragazzi, al lavoro che hanno fatto anche da casa durante il lockdown, al lavoro che abbiamo fatto sul campo dal 7 maggio, quindi vuol dire che abbiamo lavorato bene, ma ho un gruppo a disposizione con grande professionalità, con grande serietà, che sta dando veramente il massimo e sa che dovrà dare il massimo fino al 2 agosto per provare a centrare l'obiettivo. Quindi credo che in questo momento la testa sia positiva e si vede come soffriamo in campo, come lavoriamo insieme, come ci aiutiamo, come entriamo dalla panchina, e assolutamente queste sono situazioni che ci stanno dando tanti vantaggi e che dobbiamo assolutamente continuare su questa strada. Ma deve essere, noi puntiamo sull'equilibrio, puntiamo a essere una squadra completa. Le squadre complete quando hanno la palla cercano di avere tante situazioni offensive, quando non ce l'hanno cercano di essere organizzate per cercare di limitare le qualità avversarie. Quindi se noi siamo una squadra che sta bene in campo, e oggi lo siamo stati, abbiamo più possibilità di far nostra la partita. Dzeko era stanco, era molto caldo. Dzeko ha giocato le altre partite, tutte le altre partite era chiaramente stanco, anche Miki che ha giocato anche l'altra partita, per questo io ho cambiato. Dopo la prima questione... Sul crollo fisico evidente sì, della squadra. penso che Milan è stato più fresco nel secondo tempo, la squadra con difficoltà in reagire. Non possiamo dimenticare che è la nostra seconda partita, l'impatto che abbiamo avuto della prima partita è stato grande, è per questo che ho cambiato tanti giocatori, ma è vero che non abbiamo preso il gol per una questione fisica. Penso che abbiamo regalato il gol, abbiamo regalato la partita, perché Milan non ha creato, anche in questo momento del secondo tempo, non ha creato molte situazioni, non ha creato praticamente nessuna situazione per fare gol.